Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Stamattina sta ancora nevicando. Io sono nel sottotetto che già di per sé è un luogo buio della casa e adesso che appunto nevica ho le bocche di lupo ricoperte di neve e quindi mi sembra veramente di essere in una caverna nonostante abbia tutte le luci accese. Vabbè, tornando a noi, il video di oggi è un tutorial di un paio di orecchini che vi avevo preannunciato nel mio ultimo video creazioni. Sono questi qui e niente, vi dico subito i materiali che occorrono e poi passiamo al tutorial vero e proprio. Allora, Super Duo, non so che colore sia perché queste le ho acquistate al mercato. Mezzi cristalli da 4 mm, vanno bene sia le perle che dei bicono. Io sto utilizzando gli Aquamarine Opal 11.0 e 15.0. Io sto utilizzando le Duracota Galvanized Silver della Miyuki come 11.0 e come 15 invece sto utilizzando le Permanent Finish Galvanized Starlight della Toho. Poi abbiamo bisogno di un Rivoli Swarovski, cioè il mio Swarovski, vabbè, un Rivoli da 14 mm, il mio è un Crystal AB della Swarovski appunto. Poi ci serve del filo da tessitura, utilizzo questo della Miyuki che è il colore 10, ma va benissimo anche il Fireline e credo anche il monofilamento perché essendo la lavorazione con dei mezzi cristalli e del Super Duo per me va benissimo anche il monofilamento. E poi ago la tessitura, io sto utilizzando questo qui, ho già messo il filo, questo qui della Tulip. Gli aghi della Tulip sono credo i migliori e difficile a piegarsi. Io l'ho piegato perché è un bel po' che lo sto utilizzando, però sono davvero degli aghi molto buoni. Sono cari, in una confezione variano dai 3,50 € ai 4 €. Ce ne sono dentro solamente 4, ma se siete bravi a non perderli, credetemi che durano un casino. Va bene, preparo tutto e così incominciamo. A fra poco. Dimenticavo che serve anche una monachella, è scontato però non l'ho detto. Allora, io mi sono portata avanti e sul mio filo ho già messo la mia prima sequenza di perline, che sono queste. Dovete inserire sul vostro ago, quindi portare sul vostro filo un mezzo cristallo, una Super Duo, una 11.0 e una Super Duo e ripetere questo per 4 volte. 2, 3 e 4 e poi chiudiamo a cerchio. Chiudere a cerchio significa ripassare con l'ago e filo all'interno tutte le perline, stringere e fare un paio di nodini. Ci vediamo fra poco. Allora, io sono ripassata col mio ago e filo all'interno di tutte le perline, questa è la coda e ora vado a fare i 2 nodini che ho detto prima, 2 anche 3, dipende dal filo che utilizzate. Questo lo faccio per le principianti perché ho pensato che se c'è qualcuno che si sintonizza e non ha mai fatto nulla magari non capisce bene cosa vuol dire chiudere a cerchio, quindi sono qua. A volte non guardo nella camera perché non vedo bene. 2 e ne faccio anche un terzo. 3 e ora ripasso. Metti un po' a fuoco. Ultimamente con la telecamera ho veramente dei seri problemi, mi fa di quelle riprese bruttissime, la luce che cambia continuamente. Allora ripasso quindi nel mezzo cristallo in queste perline qua, quindi nella Super Duo, nella 11.0 e nell'altra Super Duo, questo per
per bloccare anche il nodino all'interno delle perline, tirando un pochino. Passo ancora all'interno di qualche perlina e mi porto a uscire da una super duo. Salgo nel foro superiore della super duo stessa e incomincio così il secondo giro. Quindi prendo una super duo e mi infilo nella super duo successiva, poi prendo 5 11 0, e passo nella super duo che viene subito dopo, saltando il mezzo cristallo, formando un archetto. Ripeto fino a completare il giro, quindi qui inserisco un'altra super duo, archetto, super duo, archetto, super duo, archetto. Ci vediamo fra poco. Allora, eccomi qui di nuovo. Devo inserire le ultime 5 11 0, quindi entro nelle super duo, e poi, intanto ho tagliato anche la codina, passo anche nelle 2 11 0 successive dell'archetto di 5, così. Ora prendo 3 11 0, solo 3, salto questa centrale e passo nelle 2 successive, formando questo picot. Ora prendo 5 11 0, salto le super duo e mi inserisco nelle 2 11 0 dell'archetto di 5 successivo, nelle prime 2 dell'archetto di 5 successivo. Quindi ora ripeto il passaggio che ho fatto qui, quindi prendo 3 11, salto quella centrale, questa qua, intendici salto questa e passo nelle 11 0 successive, tiro e ripeto. Quindi ora da qui prendo qui 5 11 0 e passo direttamente in questo archetto uscendo dalla seconda perlina e ripeto questo passaggio. Dove c'è l'archetto farò un picot con 3 11 0 e tra un archetto e l'altro faccio un altro archetto di 5 11 0 che va sopra le super duo. Spero sia chiaro, ci vediamo fra poco. Eccomi qui di nuovo, devo inserire le ultime 11 0, l'ultima sequenza da 5, quindi come abbiamo fatto anche prima salto tutte le super duo, mi vado a infilare adesso qua, se riesco, ecco ce l'ho fatta, quindi ripasso sempre nelle prime 2 11 0 dell'archetto successivo, aiuto che ho incastrato il filo, così devono passare sopra le super duo e poi mi porto ad uscire dalla punta del picot qua,
Ora continuiamo a lavorare con le super duo, prendo, cioè con le 11,0, pardon. Allora, 2 11,0, sto uscendo da questa, mi vado a infilare nella 11,0 centrale dell'archetto di 5 successivo, così. Ne prendo altre 2 e mi infilo nella 11 di punta del picot che viene dopo e ripeto in questo modo. Vado a inserirmi, prendo altre 2 11,0 e mi inserisco in questa di punta dell'archetto di 5, poi ne inserirò altre 2 qui, 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 qui e qui. Penso si sia capito bene, perché i passaggi sono sempre gli stessi. Ci vediamo fra poco. Allora, io devo inserire gli ultimi 2, così quest'ultimo passaggio lo facciamo insieme. Sto uscendo da questa centrale dell'archetto di 5 e vado a inserirmi in coda di punta del picot, il primo picot dal quale siamo partiti. Infatti queste 2 qui che vedete qua sono le prime 2 inserite all'inizio del giro, quindi mi infilo qua e in questo modo sono andata a costruirmi la gabbia che mi servirà per incastonare il rivoli. Quindi adesso prendo il rivoli, lo metto in questo modo e a questo punto io posso tirare il filo per andare a stringere, vedete? E ora cosa farò? Prima di continuare a lavorare continuo a passare col filo fino a quando sento che la lavorazione è stabile, le perline non si muovono più, e poi mi porto a uscire, dopo, quello ve lo faccio vedere dopo, perché sennò vi confondete, essendo tutte 11,0 argentate mi rendo conto che riflettono molto la luce, non si capisce benissimo, quindi magari questo potremmo farlo anche insieme, ho cambiato idea, facciamolo insieme. Ora passo all'interno di tutte le perline, perché vedete che già tentando di passare all'interno delle stesse loro si aprono, quindi devo fare in modo che questo non accada più, quindi ripasso dentro tutto, per me un paio di volte sono sufficienti, Dobbiamo girare intorno, però non ci vedo nemmeno io, fate voi, ecco così, e tiro, allora adesso devo portarmi a uscire col filo in questo punto, adesso vi faccio vedere. Allora passo dentro queste perline fino a uscire da questa qui, quella che è in corrispondenza della super duo. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' più da vicino, ecco così forse si capisce meglio. Allora mi porto a uscire da questa che è in prossimità della super duo, passo in queste, in queste 2 qui, e poi entro in queste 2,
ed esco da questa centrale. Soggiro il lavoro, mi trovo praticamente a uscire dalla perlina centrale dell'archetto che ho fatto nel secondo giro. Ok, esco da questa 11,0 qua e ora prendo questa sequenza di perline. Aspettate un secondo che do un'occhiata perché è un progetto non tanto nuovo e non me lo ricordo sinceramente. Sì, allora prendo una 11,0, un cipollotto e una 11,0 e passo nel foro della super duo che mi trovo subito dopo, così. Di nuovo una 11,0, un mezzo cristallo e una 11,0 e passo a questo punto nella perlina centrale 1 2 3 4 5 in questa, così. Di nuovo e ripeto anche da questi lati fino a completare il giro. Ci vediamo quando sono pronta ad inserire l'ultima sequenza, così lo facciamo insieme. Allora, prendo la ultima sequenza e adesso qui si capisce poco perché è tutto color argento, però devo passare all'interno di questa, ok, che è quella centrale, quindi ve lo faccio vedere dal retro che si capisce meglio. Passo in questa e poi ripasso anche nelle prime che ho inserito fino a portarmi ad uscire da questa 11,0. Tiro bene, allora in questo ho utilizzato le perline della Toho e avevo uno spazio abbastanza importante tra questi due sequenze di perline. Ho dovuto aggiungerne una in mezzo tra queste due praticamente. Adesso vi faccio vedere bene. Tra questi due c'era uno spazio sufficiente per aggiungere un'altra 11,0. In questo caso utilizzando le Miyuki cambia un pochino, quindi io non andrò a inserire con la perlina qua in mezzo. Qualora voi utilizzaste le Toho, sappiate che qui in mezzo potete inserire una 11,0 in più. Io in questo caso non lo faccio, no, perché dopo va a chiudersi completamente. Quindi sono qui, prendo 3 11,0 e passo della 11,0 successiva e passo anche in tutte queste perline qui fino a portarmi ad uscire, o se no potremmo anche eliminare un passaggio, perché dopo qui andrò a inserire delle super duo, però facciamo questo giro una alla volta così più comprensibile. Si potrebbe fare un passaggio in meno, però io preferisco farli tutti così almeno è più chiaro e più semplice per alcuni magari. Poi quindi prendo ancora 3 11,0 e ripasso all'interno di tutte queste perline
fino a portarmi ad uscire da questa 11,0 e vado a reinserire altre 3 11,0, quindi ripasso così, poi vado qui, credo sia chiaro. Ci vediamo fra poco. Allora, adesso aggiungiamo le ultime 3 e semplicemente mi porto a uscire dal mezzo cristallo che viene subito dopo, in questo modo qui. Ora prendo una super duo, una 11,0 e una super duo, mi infilo nel mezzo cristallo, in tutte le 11,0, mi sono accorta che prima forse ho zoomato troppo, quindi allora esco anche da queste 11,0 e mi porto a uscire dal mezzo cristallo successivo, così, e quindi sono pronta per inserire ancora questa sequenza di perline, cioè una super duo, una 11, una super duo in questo spazio qui. Poi proseguo col mio ago e filo fino a uscire da questo mezzo cristallo, ne aggiungo un'altra sequenza, continuo e aggiungo l'ultima sequenza e così completo il giro. Ci vediamo fra poco. Eccoci qui di nuovo, inserisco la mia ultima sequenza, quindi mi infilo direttamente nel mezzo cristallo, se riesco a passarci, sì, e poi cammino col mio ago e filo, giro il lavoro per comodità, cammino con mio ago e filo fino alle super duo, fino a portarmi a uscire dalla super duo, da questa qui per l'esattezza, questa, esco da questa qui, quindi adesso salgo nel foro superiore, prendo 3 11,0 e passo. Ora cosa devo fare? Torno indietro, quindi scendo nel foro in basso della super duo dalla quale sono appena uscita, quindi anche nella 11,0 e nella super duo che viene subito dopo, e risalgo uscendo dalla prima 11,0, così, e prendo ancora 3 11,0 così. A questo punto scendo di nuovo qua sotto, è un po' un lavoro un po', adesso non ci vedo, quindi riscendo nella super duo, nella 11,0 e nella super duo successiva, così. A questo punto proseguo fino a uscire fino ad arrivare a quest'altro gruppetto. Quindi adesso sto scendendo dal mezzo cristallo e passo anche nelle super duo,
lo ripeto una seconda volta, così poi dopo gli altri due li fate da soli. Quindi salgo nel foro superiore, prendo 3 11 0, scendo di nuovo, e risalgo, uscendo qui, ne riprendo altre 3, esco di qua, ne ho prese 4, mannaggia. Volendo si potrebbe fare un'altra cosa, però a me non piace tanto. Adesso vi dico qual è l'alternativa. Prendo ancora le mie perline, esco dalla super duo e invece che tornare indietro di nuovo di qui per poi proseguire da questa parte, si potrebbe passare direttamente nel mezzo cristallo e proseguire dal sesto inverso, però a me non piace far così, preferisco scendere di nuovo all'interno delle mie super duo e proseguire dall'altro lato. E proseguo, ci vediamo dopo. Allora, ormai abbiamo quasi terminato. Vi voglio solo spiegare una cosa prima di terminare. Io ora dovrei fare il picot e poi il successivo occhiello per mettere la monachella. Nel caso voi però voleste mettere una goccia, come ho fatto io qui, io qua non la metterò perché non mi piace, vi dico la verità, sono sincera, e dovete fare una piccola, dovete semplicemente aggiungere la goccina facendo allo stesso modo come quando fate il cappietto. Adesso vi mostro perché mi sto già impappinando. Allora, faccio prima farvelo vedere. Allora, prendiamo le 3 11 0, perché volendo la goccia si potrebbe mettere anche in un altro modo, ma non voglio confondervi le idee. No, non ve lo faccio vedere, se no mi confondo le idee. Allora, passo qui dentro nella super duo successiva, scendo, e perché sono partita con l'idea di non fare la goccia e quindi mi sono scordata di dirvi la possibilità di poterla mettere. Allora, mi porto alla punta del picot che ho appena fatto, mi porto a uscire da questa perlina. Allora, se noi stiamo lavorando e vogliamo aggiungere la goccia, ovviamente da una parte aggiungeremo la goccia, dall'altra parte dovremo fare il cappietto, va bene? Ora vi faccio vedere. Se devo fare la goccia prenderò 2 11 0, poi metto la goccia, adesso ho preso questa qui ma io non la metterò, 2 o 3, dipende dalla grandezza della goccia, per esempio qui a me servirebbero 3 11 0. Poi la goccia, dov'è? E poi altre 3 11 0 per andare e riportarci all'interno di questa di punta. Qui che è già fatto si capisce meglio.
qui ho messo, innanzitutto sono 15 non 11, adesso sto facendo le cavolate. Comunque ho messo le 15,0, scusate, non le 11, quindi faccio un paio di 11, di 15, 2 o 3, dipende dalla grandezza della goccia, inserisco la goccia e faccio la stessa cosa dall'altra parte e poi proseguo per andare a fare il cappietto, quindi a metà lavoro faccio una punta, la seconda punta metto la goccia, vado avanti, faccio la terza punta e poi vado a fare la quarta. Adesso mi stavo impappinando tutta. Io questo non l'ho fatto perché la goccia non la metto, quindi ho terminato tutte le mie 4 punte. Oh signore, solo che il video non lo rifaccio, quindi ve lo tenete così. Spero si capisca bene lo stesso. Allora, prendiamo 5, 15, 0, ce l'ho su con le 11, 15 non mi viene. E queste sono 4. Rientro nella 11,0 e vado a formare il cappietto. Ripasso. Mi si è sfilato. Se volete potete passarci anche una terza, adesso io faccio solo 2 volte, mi sa che sono anche passata fuori da una perlina qui, dopo andrò a sistemarlo. Poi scendiamo in queste 11,0, in questa super duo e passando in queste perline facciamo un nodino per bloccare il filo. Il nostro modulino così è terminato, il modulino che poi sarà un orecchino o anche un ciondolino volendo, o se no può essere anche il modulo di un bracciale. Dopo si può utilizzare per quello che si vuole. Io ho detto che è un tutorial di un paio di orecchini, ma in realtà può essere un tutorial di un modulo versatile per fare un po' diverse cosine. Può diventare anche un modulo di una collana vera e propria, non di un ciondolo, semplicemente ripetendo i moduli si può fare un girocollo. Basta lavorare unendo le punte e già è fatto. Quindi per quanto riguarda la goccia spero che si sia capito, perché ho fatto un po' di caos. Ovviamente la goccia va in corrispondenza del cappietto e deve essere parallelo, e quindi dobbiamo ricordarci quando andiamo a fare le punte di fare alternate, una punta libera, goccia, una punta libera, cappietto. Ok, il tutorial è terminato. Se c'è qualcosa che non è stato chiaro scrivetemi e niente, quindi vi do appuntamento al prossimo video che non so di cosa sarà. Ciao!